Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami. Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio. Abbiamo la Luna e l'Imperatrice, amici del Sagittario. Devo dire che sono due carte che indicano una forte femminilità. Ho un po' la sensazione che potrebbe essere il lato, diciamo, esterno, quello che vedono gli altri da un lato, e dall'altro lato con la luna parli proprio del vostro lato interno. Però andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2004, il link per le tarot pratiche, la prima è adesso a febbraio e poi ce n'è una al mese fino a maggio. E vi ricordo inoltre che fino alla fine di febbraio c'è in promozione la lettura karmica. Se volete maggiori informazioni mi potete contattare a questi mail. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie generali. Sono energie sugli affetti in generale, possono riguardare l'amore di coppia, la famiglia, una relazione tra genitori e figli. Io vi dirò qual è, diciamo, l'andamento energetico più importante e poi andrò via via a farvi degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Allora ragazzi, partiamo da una regina di denari, poi abbiamo un cavaliere di bastoni, un 3 di bastoni, una regina di bastoni, la temperanza, il giudizio e il matto. Wow! Ragazzi, allora, devo dire che ci sono diverse figure. Allora, partiamo da questa regina di denari. Potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, potrebbe anche essere la vostra energia o potrebbe essere un'attitudine. Diciamo che ho come la sensazione che potrebbe essere una relazione tra due persone dove fino a, tra virgolette, ieri avete fatto tutto voi e oggi vi dite un attimino, aspettiamo un attimo, perché qui è come se ci fosse uno dei due che va di più verso l'altro e questo tipo di atteggiamento comunque per adesso non ha ancora portato a nessun tipo di espansione, di crescita. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo con un fante di bastoni per la regina di denari e un 2 di bastoni. Sì, ripeto, è come se questa regina si fosse occupata di tutto, si fosse occupata di... Allora, potrebbe, non so perché, ma mi parlano di organizzare un viaggio, organizzare qualcosa, è come se vi foste occupati voi di un qualche tipo di questione. Andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo il mondo. Sì, è come se mancasse il completamento. O, guardate, siccome prima vi parlavo di viaggio, qui potrebbe anche essere che qualcuno non si vuole spostare. Magari c'è questo viaggio, questo progetto, questo spostamento nell'aria, qualcuno si è anche dato da fare per organizzare questo nuovo progetto, però è come se adesso ad un certo punto si decidesse, uno dei due non si vuole spostare o non vuole
andare avanti in questo progetto o fa fatica a fare dei movimenti. Ripeto, potreste anche essere voi che fino a ieri vi siete occupati di tutto e che oggi dite no, basta. Basta perché tanto qua non c'è un completamento, non si va avanti. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Perché poi qui avete anche una regina di bastoni al contrario, è come se non si sapesse bene come muovere l'energia, come spostarsi. Abbiamo un 3 di spade per il 3 di bastoni, la luna e un 6 di coppe. Allora, qui c'è un qualche tipo di sogno, un qualche tipo di progetto che sento, è come se fosse in ballo da un po' di tempo, ma è come se non arrivasse mai a completamento, è come se non si evolvesse mai. Qui abbiamo due carte di sogno, quindi o c'è una sorta di disillusione nella terza settimana di febbraio, ragazzi, diciamo che sento che c'è una forte paura di soffrire. Allora, la luna può essere vista in due modi, o questa paura del 3 di spade, oppure è come se ci fosse qualche tipo di proiezione inerente a un sogno o a questa relazione, ragazzi, perché qui abbiamo un 6 di coppe. 6 di coppe è sempre quello che parla dell'amore platonico, dell'amore infantile, dell'amore dove si vede tutto rosa. Quindi è un po' come il disilludersi da quel tipo di idea romantica che si aveva con questa persona. Perché vi dirò, ho come la sensazione che siate voi ad accudire l'altro, che siate stati voi ad accudire l'altro o l'altra, come ad andare incontro a questa persona, e però quando chiedete un movimento da parte di questa persona, questo movimento è come se non arrivasse. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Allora abbiamo un 4 di bastoni e un cavaliere di pentacoli. Effettivamente c'è una sorta di lentezza nell'espansione della relazione o di questo progetto, nell'andare avanti, nel capirsi. C'è anche un 4 di pentacoli. Allora, o qualcuno qui è in iperprotezione, perché comunque la luna ce l'avete due volte, qui c'è una forte paura o di star male o magari anche di perdere l'altro, mi dicono. Se si schiaccia un pochettino di più l'acceleratore è come se ci fosse paura che l'altro magari scappa. Però guardate ragazzi, con questo cavaliere di pentacoli è un po' come se vi dicessero l'importante è andare sempre avanti un pezzettino. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un 2 di spade per la temperanza e un 5 di e un 5 di pentacoli. Sì, definitivamente c'è qualcuno che ha paura di perdere l'altra persona ed è per quello che diciamo si muove e non si muove. È come se aveste paura di pressare l'altro e quindi ad un certo punto piuttosto che perderlo è come se qualcuno non si muovesse. Però guardate, vi dico ragazzi, con questa carta della temperanza, 2 di spade e il 5 di pentacoli, qui è ora di uscire da questa situazione di staticità, mi viene da dire. Il 2 di spade è una carta che è un po' come se vi dicesse che è ora di prendere una decisione. E poi c'è un 5 di pentacoli, qui avevamo il 4 di pentacoli. E per qualcuno fa riferimento a quello che potrebbe essere una perdita economica nella quarta settimana di febbraio, perdita materiale, quindi occhio a non perdere le chiavi, a non perdere gli occhiali, quelle cose lì. Se per caso fosse un progetto con qualcuno, attenzione a investire troppo, attenzione a investire di più, non prestate soldi, mi è proprio arrivata questa cosa, non prestate soldi, anche se è il vostro fidanzato o la vostra fidanzata da 6 anni, 7 di 10, cioè come... Poi vabbè, ok, dipende anche dalla cifra, ragazzi, nel senso. Però è come se vi dicessero di essere molto prudenti dal punto di vista economico nella relazione con questa persona.
Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo un re di spade, questa si è fermata così, la giro ma ne tiro comunque un'altra. Abbiamo un asso di spade e un cavaliere di spade. Quante spade! Allora, devo dire che con questa carta del giudizio, ragazzi, qualcuno prenderà consapevolezza di com'è la reale dinamica della relazione. Con tutte queste spade qui c'è un forte condizionamento a livello mentale. Può essere che qualcuno si renda conto di come pensa, si renda conto di come si comporta, si renda conto degli atteggiamenti che ha comprato, che si è fatto andare bene fino ad adesso e che adesso, da adesso in poi non vanno più bene. Perché? Perché creano una situazione di disagio, creano una situazione di carenza. Qui c'è comunque un tre di spade, c'è una sofferenza, una paura, è come se non fosse tranquilli con questa persona. Ho come questa sensazione. Ripeto, può essere un familiare, un amico, un partner. Adattate la lettura alla vostra realtà. E qui ho come proprio l'idea, ragazzi, che sia ora di mettere i puntini sulle i. Andiamo a vedere il matto. Qui c'è qualche cosa che ha a che fare col vostro lato femminile. Siccome la luna è una carta che fa riferimento anche alla notte, ai sogni, io qui ho come la sensazione che vi dicano state attenti ai segnali, alle bandiere rosse, alla percezione, al vostro intuito fondamentalmente, perché questo vi darà la possibilità di capire le cose come stanno veramente. Perché qui c'è tanta mente e sapete che con le parole si incanta chiunque, però il punto è che lo fanno i fatti, l'equilibrio o il disequilibrio o quello che è una persona. Guardate, qui avete un 6 di pentacoli al contrario e un carro al contrario che spiegano il matto. È come se ci fosse da fare una sorta di restyling sugli equilibri della relazione e sulla direzione della relazione, cioè chiedere all'altro dove stiamo andando, qual è il nostro futuro, che cosa vuoi tu dalla relazione, che cosa vuoi tu dalla vita e vedere se le cose collimano fondamentalmente. Se non è la relazione è il progetto qua che fa fatica, diciamo così, a svilupparsi. Quello che sì vi posso dire è che, diciamo, c'è bisogno di comunicare, c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di esprimere, di aprire il cuore e la mente e di dire, allora, per me le cose sono così anche per te, siamo ancora sulla stessa linea inerente a questo progetto o bisogna cambiare la direzione? Se vi proponessero di firmare dei contratti o cose di questo genere, ragazzi, io ve lo sconsiglio vivamente perché avete un 5 di pentacoli e un 6 di pentacoli al contrario, che è la carta, diciamo, del o disequilibrio o rottura dei contratti. Quindi non so, finché sono accordi verbali va bene, ma non firmate niente in questo periodo perché c'è anche tutta questa sorta di confusione mentale, potrebbero esserci delle cose che vengono a galla, delle notizie, qualcuno verrà a sapere. Qualcuno, ragazzi, verrà a sapere qualche cosa che vi darà una nuova visione della situazione, come se riusciste a vedere più in prospettiva la situazione. Allora, andiamo a vedere un lato ombra che potrebbe esserci in queste 2 settimane. Queste sono carte che ho scritto io. Un qualche cosa su cui potreste lavorare. Vulnerabilità. Oh, che interessante. La luna parla delle paure, parla delle proiezioni, parla di tutto quello che, diciamo, potrebbe essere visto come il lato ombra, come il nostro tallone di Achille. Una volta che uno lo capisce, capisce quali sono le paure, quali sono i punti deboli, invece di nasconderli, vanno integrati. Sto pubblicando proprio adesso nella sezione degli abbonamenti come fare il lavoro pratico su corpo, mente e spirito. E appunto la questione qui è integrare i propri lati d'ombra, essere coscienti che sì, ho delle paure, sì, ho delle insicurezze e di conseguenza io
agisco in questo modo anche perché ho queste insicurezze. Cioè l'importante è essere consapevoli di quello che uno fa, di non reagire, diciamo, impulsivamente, ecco. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Rinascita, e qui abbiamo, ragazzi, due carte che proprio mi parlano di questo. Il giudizio parla di un risveglio. Io prima vi ho detto che prenderete consapevolezza, come se ci fosse il risveglio da un sogno. Qui avete 2 volte la luna, ok? E poi è proprio sì, questa sorta di rinascita. No, ok, adesso le regole le faccio io. Adesso è la mia verità quella che vale. Non mi faccio più condizionare dalla paura di essere abbandonata, dalla paura di essere rifiutata, dalla paura di non essere accettata, accettato. Sapete che io parlo al femminile perché sono donna, però vale ovviamente anche per gli uomini. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Mettete in riga le persone che vi sono intorno. E se siete single, ho già pubblicato letture sui single, le potete integrare con questa. Io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere comunque con un like, con un commento. Se avete piacere di supportare il canale potete sempre iscrivervi oppure condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!